Ben ritrovati amici ancora una volta da Iberti Marti. Oggi sono qui per un focus sulla PA5X. Dal titolo Korg PA5X, sì o no? Allora, innanzitutto voglio ancora sottolineare all'apertura del video che queste mie impressioni, queste mie idee sono innanzitutto personali e poi non servono ad additare nessuna azienda o a screditare nessuna azienda, perché ricordo che io devo essere sempre abbastanza limpido con i miei followers, che siete sempre di più, e magari poter aiutare in qualche modo l'azienda stessa a sistemare alcune problematiche, perché gli aggiornamenti software servono a questo e tutti i prodotti che noi abbiamo, telefonini, computer eccetera, hanno comunque bug che vengono risolti nel corso della vita stessa dell'apparecchio. Detto questo, voglio dire anche che siamo in un periodo molto difficile, difficilissimo, soprattutto per le aziende italiane quali Korg Italy, Ketron, M-Live. Perché? Perché la pandemia, la guerra, il discorso dell'innalzamento dei prezzi in generale, non solo nell'elettronica, dei carburanti, nella spesa quotidiana che facciamo, e soprattutto anche la poca reperibilità dei componenti hardware necessari a costruire l'apparecchio stesso dell'azienda. Quindi che succede? Che ci troviamo di fronte a ragazzi che hanno ordinato PA5X a giugno 2022 e a loro arriverà la tastiera a marzo 2023. Questo è un problema. Perché è un problema? Perché l'azienda investe sulla ricerca e sviluppo, il software, l'hardware, tutto quello che anche il montaggio delle macchine, cioè c'è dietro un mondo dietro la costruzione di qualsiasi cosa che noi andiamo a comprare elettronica, che magari nemmeno possiamo immaginarcelo, e investire subito e poi avere un ritorno non immediato, perché se io oggi costruisco e investo, costruisco e poi il prodotto non posso distribuirlo perché non ho i pezzi per mandare macchine necessarie per sostenere l'azienda, diventa un problema. E quindi io voglio, questo messaggio è un messaggio sicuramente per star vicino a Korg Italy, a Ketron e a M-Live, che continuano a credere ai loro prodotti e sfornano comunque delle bellissime macchine. Dei problemi ci sono, ce l'hanno tutti, perché, ripeto, ce l'hanno davvero tutti i problemi, ma comunque sempre attente e sempre pronte a sfornare dei prodotti di un certo tipo. Detto questo, io tornerei un attimo indietro quando ho comprato Korg PA4X nel 2015. Questo perché ho visto che c'è una corsa a comprare le macchine, a venderle, a comprarle, a venderle, a comprarle, a vendere. Chi compra Korg non è soddisfatto, allora la vende, poi compra Ketron, non è soddisfatto, la vende, poi compra Yamaha, magari non è soddisfatto, torna a Korg. Allora, un attimo facciamo chiarezza. Allora, ognuno compra la macchina, no? Per proprio gusto, per esigenze, perché gli piace un suono, no? Quindi non deve essere per forza attento a sempre tutte le caratteristiche tecniche. Ma i problemi che noi possiamo avere sulla macchina li troveremo anche su altre macchine, quindi diamo tempo all'azienda di sistemare le varie problematiche. Vi faccio un esempio e torno indietro. Quando acquistai nel 2015 PA4X, PA4X era una macchina incompleta, ma forse suonava anche male, non suonava bene appena uscita. Aveva styles che all'aumentare come si dice, delle variazioni si svuotavano invece che aumentare l'armonia, l'armonizzazione, dei suoni che non erano ben calibrati, funzioni che bug, zoppicava, eccetera, eccetera. Io dopo 8 mesi l'ho venduta e devo dire con rammarico, perché dopo ho capito quello che è successo negli anni, cioè la macchina deve maturare, ok? Allora, è vero che molti di voi mi dicono quando io spendo 4.600 euro per una macchina, la macchina deve essere perfetta, però purtroppo non è così. Oggi non è così. Uno, perché le macchine sono sempre più computer, fanno sempre più cose. Vogliamo aggiornamenti, vogliamo suoni, vogliamo stili, vogliamo funzioni nuove e quindi questo
fa sì che il costruttore pensi alla macchina come un computer, e noi sappiamo bene che anche i computer, sistemi operativi, Windows 11, Mac, addirittura telefoni da 1.500 euro quali iPhone 14 Pro hanno dei buchi grandi come le case, perché magari l'Apple deve aggiornare con le varie release di software. Quindi, detto questo, è vero che quando uno spende dei soldi deve avere la macchina più perfetta possibile, però vedete che un po' in tutti gli ambiti c'è questa soluzione e questi problemi che poi vanno risolti. Facciamo un esempio: io ho dei televisori 65 pollici 4K che fanno dei continui aggiornamenti, ho la Fire Stick della Amazon che fa continui aggiornamenti, ho Windows 11 che fa aggiornamenti, il Samsung S22 Ultra che fa continui aggiornamenti. Quindi è normale che dobbiamo aspettare anche un periodo per cui la macchina si assesti. Detto questo, Korg fece poi nel tempo tutti gli aggiornamenti, la rivoluzione con il Next, che è stato forse l'unico aggiornamento, un aggiornamento più importante di tutte le macchine, perché con 4 giga di aggiornamento andavano non solo a mettere tante funzioni nuove nel sistema operativo, ma ad aggiungere suoni, sistemare, aggiungere styles, andare a sistemare le varie problematiche per rendere la macchina effettivamente performante. Allora, Korg PA5X ha queste problematiche e voi state rimanendo qui ad ascoltare il mio video per questo. Allora, Korg PA5X non ha tutte le problematiche che ha avuto PA4X, perché PA4X era insuonabile all'inizio, non mi piaceva, mio parere personale. La PA5X si suona molto bene e voi lo sentite anche dalle demo che faccio, che sono in presa diretta, voglio dire, quindi l'audio è quello che ascoltate. Detto questo, quando scegliere una PA5X, quando non sceglierla, quando scegliere una PA5X e quando non sceglierla Allora, se voi siete degli smanettoni che volete tutte le funzioni della PA4X, che volete l'importazione dell'audio, il sampling fatto in una certa maniera, il song edit, lo style song, oppure il Chaos Pad, volete lo style MIDI, quindi il MIDI to style, freno a mano, no, non compratela, perché la Korg PA5X ha un sistema operativo con parti mancanti. Questo l'ha detto la Korg stessa e ha detto che porrà rimedio a questa tastiera e questo software incompleto alla fine del 2023, quindi da giugno a dicembre. Questo che significa che chi ha una PA4X e vuole oggi comprare una PA5X per poter fare tutte le cose che faceva con PA4 non le può fare. Quindi è per quello che dico freno a mano e aspettate. E fate l'investimento magari più avanti, alla fine di luglio, di agosto, oppure direttamente alla fine dell'anno. Se invece voi magari volete suonare la PA5X normalmente, quindi suonare styles, songbook, andare a registrare, fare le cose di base, farsi anche uno style edit, però non andare ad avere proprio il coltellino svizzero, quindi di Chaos Pad, MIDI to Styles, style song, tutte quelle cose che insomma possono essere fondamentali per chi lavora in un certo modo, e allora no, non è la tastiera che oggi potete acquistare. Detto questo, vi dico anche un'altra cosa. È una tastiera comunque suonabile, cioè si suona bene, suoni molto belli, styles anche completi, quindi comunque è una tastiera che regala delle emozioni, però non è per chi vuole tutte le funzioni della Korg PA4X, perché ancora non ci sono. Quindi Korg l'ha detto e bisogna attendere. Per quanto riguarda invece i bug, ce ne sono. Anche su Korg PA5X ci sono parecchi bug che dovranno essere sistemati, però il bug io lo vedo un problema diverso, nel senso che il bug viene sistemato con le minor release, voglio dire, con poco tempo si sistema. Invece le parti di sistema operativo mancanti, qui la Korg richiede
un tempo più elevato. E allora è lì che dico, il consiglio mio è, ripeto, se voi siete musicisti che suonate gli styles, fate i keyboard set, insomma tutte le cose con un editing non troppo approfondito, potete prenderla senza nessun tipo di problema. Ma se voi siete utenti di PA4X e pensate che sulla PA5X potete fare tutte le cose di PA4X, questa cosa non si può fare per colpa del sistema operativo con parti mancanti. Quindi freno a mano e aspettate magari la fine dell'anno. Detto questo, un abbraccio a tutti da Eber, iscrivetevi al canale perché vedo che solo il 18% che vede i miei video è iscritto al canale, gli altri sono tutte persone di passaggio. Quindi se entrate nel mio canale iscrivetevi perché ci saranno anche poi presto novità. Detto questo, un abbraccio, grazie a tutti, ciao da Eber!